Sì, i tempi strutturati possono servire quando non c'è ansia di prestazione. Se tu mi dai 5 minuti per fare una cosa, io impazzisco pensando che stanno trascorrendo i 5 minuti. Quindi i tempi strutturati dipende, non è detto che funzionino. Prepararsi all'imprevisto. Gli imprevisti sono sempre fastidiosi, però bisogna abituarsi un po'. Purtroppo il mondo reale ha gli imprevisti. Io personalmente mi elaboro, oltre alla, diciamo, c'è un modo in cui le cose dovrebbero andare se tutto va bene, e poi ci sono una serie di scenari, 4 o 5 che mi elaboro io, dove c'è un'alternativa. Mm, a volte capita uno di quei scenari, a volte no, a volte ne capita un altro, comunque mi aiuta sempre ad affrontare un imprevisto. Bisogna farlo, secondo me, comunque, perché il mondo ce lo richiede. Tenere sotto controllo l'ansia, non ho idea. L'ansia, io vivo con l'ansia da quando sono bambino. In effetti sono molte le persone autistiche che hanno bisogno di strutturare i propri tempi, le proprie attività in un modo che siano prevedibili, che siano in ordine nella testa. Questo fa sì di poter controllare l'ansia, spesso anche legata all'esecuzione di compiti o semplicemente anche legata al trascorrere proprio della giornata, delle attività che si susseguono durante la giornata. Il fatto di strutturarle permette di renderle prevedibili, permette di renderle organiche in qualche maniera. Detto questo, consigli e cosa evitare. Troppo spesso ho l'impressione che il modo di strutturare queste attività sia un po' imposto, quindi a seconda della corrente di pensiero a cui appartiene il professionista che segue il bambino, il ragazzo, succede che si seguano una sorta di linee guida su come strutturare i tempi, su come strutturare le attività, e il bambino viene inserito all'interno di un sistema che è già prestrutturato. Questo mi preoccupa un po' perché forse l'unico consiglio che potrei dare è di preoccuparsi più che di strutturare i tempi e le attività al bambino, di renderlo sempre più in grado di strutturare i propri tempi e le proprie attività in modo consapevole. Quindi, prima di tutto, portare il bambino in un percorso di autoconsapevolezza e anche di legittimazione del proprio modo di essere, delle proprie caratteristiche, di legittimazione dei propri bisogni, quindi anche il bisogno di strutturazione, e di renderlo sempre più in grado di autodeterminarsi anche in questo, quindi di imparare a strutturare a suo modo, secondo le sue reali esigenze, i suoi tempi e le sue attività. Però l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, non lo possiamo eliminare, fa parte della vita e spesso dall'imprevisto arrivano anche delle cose molto belle, quindi sarebbe forse un peccato eliminarlo a prescindere perché ci perderemmo tantissime cose. Però spaventa, basterebbe capire forse quanto questo possa essere destabilizzante e rispettarlo per migliorare e attenuare l'ansia di una persona.